In questo video parleremo del nostro viaggio a Ushuaia. Inizieremo vedendo come si arriva a Ushuaia. Arrivare via terra è già di per sé una fantastica avventura. Un'altra cosa che vedremo in questo video è cosa fare a Ushuaia. Se il tempo lo permette, bisogna stare nella natura il più a lungo possibile. Noi, fra le tantissime opzioni possibili, abbiamo scelto di visitare la Laguna Esmeralda e il Parque Nacional della Tierra del Fuego. E una cosa che non deve assolutamente mancare se siete a Ushuaia è un giro in barca. Vedere la città da fuori, visitare il canale di Beagle, visitare le isole è una cosa incredibile. Arrivare via terra ad Ushuaia non è affatto facile, bisogna innanzitutto, partendo dal Calafate al centro della Patagonia argentina, spostarsi sulla costa. Sono circa 4-5 ore di autobus e si arriva nella cittadina di Rio Gallegos. Da qui bisogna prendere un altro autobus, nel nostro caso abbiamo aspettato una notte a Rio Gallegos, che ti porta in circa 12 ore a Ushuaia. Perché 12 ore per fare 600 km? Innanzitutto bisogna passare 2 volte la frontiera cileno-argentina con consistenti code, bisogna attraversare lo stretto di Magellano con un traghetto e alla fine attraversare tutte le foreste che introducono poi la città di Ushuaia. La nostra prima tappa è la cittadina costiera di Rio Gallegos. Rio Gallegos è famosa prevalentemente per il suo porto militare, da cui partivano le navi ed alcuni attacchi aerei durante la guerra delle Malvinas. Noi arriviamo, ci godiamo una meravigliosa corsa al tramonto sul fiume. Questo fiume è famoso perché è la seconda marea con la maggiore escursione al mondo, si parla di circa 18 metri. È quindi molto suggestivo vedere queste enormi, gigantesche spiagge semiprosciugate. Alla sera giriamo anche un pochino per la città e abbiamo modo di apprezzare la sua fervente scena birraia. In pochissime vie del vero centro storico ci sono ben 4 birrifici, molto cortesi, molto gentili, in cui assaporiamo delle ottime birre locali. E ora finalmente attraversiamo lo Stretto di Magellano. Lo Stretto di Magellano separa la Patagonia dall'Isola del Fuoco. Storicamente è uno stretto molto importante in quanto era il modo principale fino a un paio di secoli fa di collegare l'Atlantico al Pacifico. Questo perché il canale di Panama non esisteva ancora e attraversare, circumnavigare la Terra del Fuoco e passare da Capo Horn esponeva a rischi fortissimi di tempeste. Quindi tutta la letteratura sulla Terra del Fuoco, la letteratura patagonica, presenta grandi storie che riguardano lo Stretto di Magellano. E anche i nostri libri elementari contenevano qualche storia interessante sullo Stretto di Magellano e sull'esploratore in generale, quindi per noi andare lì in realtà è stata un'esperienza molto interessante e anche emozionante, proprio perché un po' te lo ricordi dai primi studi che fai su questi grandi esploratori. Arrivare lì è stato interessante perché siamo partiti da Rio Gallegos in Argentina, appunto, mentre lo Stretto di Magellano si trova in Cile. La nostra destinazione comunque sarebbe stata Ushuaia in Argentina, quindi abbiamo dovuto attraversare 2 volte il confine. È stato lungo, diciamo molto lungo, perché quando si attraversa il confine bisogna controllare i documenti 2 volte, in Argentina in uscita e in Cile in ingresso, e poi giustamente quindi noi, dovendo rientrare poi in Argentina, abbiamo dovuto ricontrollare lo stesso. Poi in mezzo c'è stato appunto l'attraversamento dello stretto, che di per sé all'andata è stato molto breve, perché abbiamo atteso 5-10 minuti al massimo l'arrivo del traghetto, su cui siamo saliti con l'autobus e poi siamo partiti. Ed eccoci ora a quella che è l'ultima parte del nostro viaggio. Ci lasciamo alle spalle la steppa patagonica ed entriamo nella Terra del Fuoco. Un paesaggio completamente diverso ci aspetta. Dopo chilometri e chilometri di steppa patagonica, in cui
a accompagnare il nostro viaggio ci sono stati solo guanachi e arbusti, entriamo nella terra del fuoco e rivediamo finalmente gli alberi. La strada che porta ad Ushuaia si inerpica su delle montagne e regala degli scorci davvero incredibili. Finalmente Ushuaia. Speriamo che il lungo viaggio ne valga la pena. Ad Ushuaia tutto ha il marchio la fin del mondo. Questo perché è una città drammaticamente a sud. Poi ovviamente ci sono altri villaggi più a sud, sia in Cile che in Argentina, ma sono piccolissimi insediamenti, spesso irraggiungibili. Ushuaia è una vera città, 56.000 abitanti e tutti i servizi. Ushuaia è chiaramente molto turistica, ma appena ti allontani dalla strada principale, la città mantiene una cifra molto autentica. Nadia, dove siamo? Laguna Esmeralda. Com'è stato venire fino qua? Meraviglioso, un paesaggio bellissimo e molto facile. Ciao Nadia. Papà, com'è andata? Bene, bene, è stata una grandissima passeggiata, un sacco di acqua, paesaggi mozzafiato, un po' di attività fisica ma non stanco. Tu che ne pensi? Moderatissima attività fisica, direi. Però ci ha messo in moto. Sì. Una cosa che non può mancare quando visiti Ushuaia è un viaggio in barca. Noi nello specifico ci siamo appoggiati a Elche Turismo Alternativo e ringraziamo la nostra amica Lucia che ci ha regalato questo viaggio. La gita in barca parte al mattino, abbiamo scelto il turno del mattino perché era più facile trovare gli animali ancora svegli e dal porto di Ushuaia si parte verso il canale di Beagle. Ci sono un sacco di isole lungo la strada e le prime che troviamo sono molto belle ma al contempo abbastanza disabitate. Completamente disabitate, direi, a parte uccelli e altre creature strane.
Beh, all'inizio praticamente solo alghe e piante, gli uccelli arrivano dopo un po'. È stato comunque molto molto bello perché tutto intorno c'erano montagne meravigliose con neve anche a bassissime quote. Ricordiamo che era estate quando noi eravamo a Ushuaia. Quando arriviamo alle colonie di uccelli sono veramente veramente enormi. Si vedono cormorani, si vedono anche altri uccelli più grandi. Erano 2 condor quelli che avete appena visto. Erano 2 condor. Ed ecco il faro. Il faro delle Éclaireurs, non so perché abbia un nome francese ma è così, che è di fatto al centro del canale di Beagle, a un'oretta di navigazione da Ushuaia, e è l'introduzione alle colonie dei leoni marini. Finalmente il motivo del viaggio si svela davanti ai nostri occhi. Ci avviciniamo davvero molto con la barca, stiamo lì molto tranquilli e in silenzio e osserviamo i leoni marini per 40 minuti circa. Quindi lasceremo che anche voi ve ne godiate parecchi, per parecchio tempo. Mi raccomando, fate caso quando arriva quello grande e grosso tutto scuro. Ad ovest della città di Ushuaia si trova l'enorme Parque Nacional Tierra del Fuego. Noi ci passiamo un'intera giornata camminando quasi 30 km e vediamo paesaggi incredibili, dall'ufficio postale più a sud del mondo fino a boschi, foreste e laghi. Il Parque Nacional Tierra del Fuego si raggiunge da Ushuaia con dei colectivos. I colectivos sono dei pulmini che partono dalla stazione degli autobus, dal centro della città, e vanno in diverse direzioni. Ci sono 2 modi di visitare il Parco Nacional Tierra del Fuego. Il primo è con l'autobus, ci sono diverse fermate, e il secondo è con una rete di sentieri. Noi ovviamente abbiamo scelto di percorrere dei sentieri. Il primo è la Senda Costal. Questo sentiero inizia all'ingresso del parco e va tutto lungo la costa fino a quello che è il fulcro stesso del parco, il centro visitatori. Dal centro visitatori abbiamo preso un sentiero verso nord che lungo l'enorme lago Roca porta al confine cileno. L'ultimo sentiero, che parte anch'esso dal centro visitantes, è quello che porta a Baia La Pataya. Baia La Pataya è collegata attraverso diversi ponti ed è composta da diverse isole e lagune. Ed è la fine della famigerata Ruta 40, la Panamericana. Moltissime persone vanno a Ushuaia per partire per le crociere antartiche. Secondo me è una città così diversa da quella a cui siamo abituati, così piacevole e incredibile, che nella bella stagione merita una visita anche da sola. Sono assolutamente d'accordo, e magari anche in inverno, chissà. Mentre eravamo lì abbiamo notato un sacco di agenzie turistiche che avevano molti poster per lo sci e per altri sport invernali.